Eccoci qua, ciao ciao. Oggi un video particolare, un unboxing con una possibile iniziale piccola review di un accessorio secondo me molto utile in auto. Vediamo di cosa si tratta. Eccoci ragazzi, stavo parlando naturalmente di una dashcam, un accessorio che non è tanto diffuso, tanto utilizzato qui da noi in Italia. Se andiamo su Facebook, su YouTube, vediamo miliardi di video di dashcam, soprattutto nelle zone dell'est europeo, della Russia, anche negli Stati Uniti. È qualcosa che comunque forse può tornare utile perché insomma non si sa mai, anche con l'assicurazione stessa. Qualche grattacapo, noi siamo lì ad avere il filmato di quello che è successo. Sto parlando naturalmente della Garmin. È una entry level, quindi niente di professionale, niente di clamoroso, e però la Mini 2, quindi l'aggiornamento della Basic, veramente piccolissima, adesso la vediamo, che permette di avere però una registrazione continua, in loop, sovrascrive naturalmente come fanno tutte le dashcam, e poi si dovrebbe anche attivare nella sezione, diciamo così, del monitoraggio H24 modalità parcheggio, naturalmente a patto che sia alimentata. E a quel punto o la alimentate andando direttamente a prendere la corrente tramite batteria, oppure, quindi sotto chiave, diciamo come si diceva un tempo, oppure magari alimentandola con un power bank per quando la macchina sta ferma. E poi quando staccate il power bank, attaccate l'accendisigari e guidate, la macchina va, la videocamera va da sola. Questo se volete però la modalità parcheggio, altrimenti funziona come una normalissima dashcam, registra sempre e comunque, con impostazioni varie che poi andremo a vedere, per cui fa una sovrascrittura dei filmati se non è successo nulla. Voi potete però sempre in qualunque momento attivare come dire, il lock, quindi il bloccaggio del filmato, per evitare che poi venga sovrascritto. Bene, facciamo l'unboxing, vediamo intanto cosa c'è dentro. Bene ragazzi, dunque eccola qua, Garmin, la Garmin Dashcam Mini 2, e naturalmente andiamo a vedere subito cosa c'è dentro. Un packaging insomma semplice, per cui apriamo, vediamo un po' cosa c'è dentro, ed eccola qua subito in bellissima in posizionamento. Subito eccola qua, la troviamo, vedete, è veramente piccola. Appoggio qua il box, questo è il mio indice, è veramente una cosa minuscola, con una sua ventosa, che naturalmente ci dà anche ci fa da supporto naturalmente, quindi poi va montata in modo che possa tranquillamente andare a filmare sempre dal parabrezza. Quindi è veramente piccola, spazio per lo slot per micro SD, attivazione e disattivazione del microfono perché registra anche l'audio, e poi cos'altro? E beh, poi il cavetto dovrebbe essere un mini USB per caricarla. Ecco, questo è il pulsantino che ci permette di intervenire sulla dashcam in qualunque momento e salvare, bloccare quella porzione di video in modo che non venga sovrascritto. Perché insomma abbiamo assistito a qualcosa di particolare, non necessariamente un incidente, qualcosa di curioso che poi magari vogliamo controllare successivamente. Bene, la appoggiamo qui, veramente minuscola, e beh, poi qui ci sono insomma i cavetti e tutto il resto. Vediamo qua, c'è il charger USB, sì, micro USB, con l'adattatore per accendisigari, con doppia entrata USB, quindi possiamo alimentare anche un'altra cosa, ma noi qui sulla Cupra Formentor ne abbiamo di prese per caricare, e questo è l'altro cavetto ben più lungo di alimentazione. Questo dovrebbe essere sui 3 metri, questo per farlo proprio camminare intorno all'imperiale, come si dice, insomma, incastrarlo in modo da renderlo invisibile. Poi vi faccio vedere come l'ho montata e che tipo di configurazione ho ottenuto io. Bene, direi che per il packaging adesso è tutto. Direi a questo punto di insomma andare a montarla, possibilmente testarla e vedere un po' che tipo di risultati otteniamo. Bene ragazzi, allora l'installazione è completata, una mezz'oretta, naturalmente poi insomma
Mi prenderò il tempo per rifinire, ritoccare le ultime cose, anche perché nel frattempo si è fatto buio, si è fatto anche un po' tardi, però sono riuscito a configurarla, quindi funziona, vedo bene. L'ho piazzata praticamente, insomma, voi da qui non la vedete, ed eccola qui, magia, magia, è messa proprio qui, e spero che si veda, c'è un po' di buio adesso, magari poi la proviamo anche di giorno, la faccio vedere anche di giorno, con il filo che passa poi tutto dentro, tutto qui praticamente, e poi va a uscire qui soltanto per l'attacco USB. Io intanto l'ho attaccata con l'USB. Se volete potete fare poi insomma un lavoro dall'elettrauto, insomma, oppure per chi se ne intende parecchio, smonta. Insomma, non era la mia intenzione smontarla, però la mia intenzione era prendere questa dashcam plug and play, quindi tac, montata, il filo passa, c'è dove farlo passare senza farlo vedere più di tanto, è abbastanza nascosto, pulito, e quindi con l'USB qui attaccata, quando accendete l'auto lei parte e inizia a registrare con un loop continuo. Facciamo la prova, per cui adesso è accesa, vedete, io posso disattivare il microfono da qui, ma grandissima cosa, molto carina per la dashcam piccolina, è anche i comandi vocali. Qui tra comandi vocali del telefono, dell'auto e della dashcam, della videocamerina, insomma, chissà cosa combino. Chiederò, farò ola ola, parti con la registrazione, oppure chiederò ehi Siri, spegni l'auto, ehi Siri sorpassa, chissà cosa combino. Allora andiamo con la camerina, vediamo cosa succede. Ok Garmin, avete sentito? Interrompi audio. È immediato. È probabilmente il miglior comando vocale esistente sul pianeta, no? È istantaneo, rapidissimo, ha capito, ma magari poi lo testiamo con rumori, insomma, il movimento. Riproviamo. Ok Garmin, attiva microfono. Ragazzi, ho sbagliato io. Il comando vocale non è questo. Ok Garmin, attiva audio. Non è nemmeno questo. Ok Garmin, registra audio. Oh, l'abbiamo trovato, no? Errore mio naturalmente. Il comando vocale è molto semplice, però lo capisce, funziona, posso dire al volo di salvare il video, per cui quel video verrà salvato nella mia memory card, c'è la possibilità di attivare anche un Vault, quindi praticamente un servizio cloud con un abbonamento extra, in modo che i file poi vengano trasmessi tramite il wifi. Quando si connette al wifi trova un wifi, in questo caso il wifi di casa, e trasferisci i file direttamente lì nel Vault, per cui non si perdono. Insomma, se avete una bella memory card capiente, non so se l'ho messa da 32 giga o 64 giga, andate belli tranquilli. La cosa interessante è che registra video e audio, oppure solo video, poi potete anche esportare soltanto il video senza l'audio, se lo volete dare a qualcuno, insomma, per una prova, per qualcosa, ma vi dà fastidio che ci sia anche l'audio, perché magari nel frattempo chissà cosa dicevate in macchina, meglio non diffondere certe informazioni e certe pratiche linguistiche. Allora ecco che mandate il video in esportazione solo video senza audio. Quindi insomma un bel po' di configurazioni. Può registrare in 1080 o in 720 a 30 frame in HDR. Io l'ho provata, cioè non l'ho provata di fatto perché l'ho solo montata, l'ho testata nel senso di configurarla per vedere se funzionava, e così a una primissima analisi visibilità ottima, ma avevo già visto a mio tempo delle recensioni e sembra molto buona. Naturalmente, come molte dashcam, il meglio lo danno in pieno giorno, di sera su strade comunque ben illuminate. Se c'è buio, ragazzi, non solo non vede la dashcam, non vedo nemmeno io, cioè, altro che abbaglianti. Va bene, modalità parcheggio la proverò, la testerò e vi dirò. Pare che insomma si possa garantire, ecco, un monitoraggio continuo delle prime 2 ore, solo per 4 ore. Insomma, se voi state di solito fermi, lasciate l'auto solo per 2, 4, 6 ore, allora potete già impostare quell'intervallo di tempo lì, oppure le 24 ore, oppure sempre continuativo. Ma a quel punto è chiaro che la videocamerina deve essere attaccata a una fonte di alimentazione esterna, perché nel momento in cui voi chiudete l'auto, la camerina si spegne. Allora cosa fare? Magari spegnete l'auto, staccate l'USB
e lo attaccate a un power bank di quelli belli potenti che durano 2 giorni. E allora a quel punto avete questa alimentazione continua. Può essere uno sbatti per alcuni, per altri no, può essere invece un segno di flessibilità, versatilità. Ripeto, poi se si vuole andare si va magari con una camerina, magari anche diverse da questa, di quelle proprio, insomma, e si attaccano all'impianto in modo che siano sempre attaccate alla batteria, però anche lì non fatela andare 2 giorni di fila che poi magari non vi parte l'auto, vi parte la camerina, non vi parte l'auto perché avete scaricato la batteria. Va bene, io direi che il power bank, insomma, da questo punto di vista ci preserva, male che vada, va giù il power bank, ma la macchina c'è. La testiamo magari di mattina, pieno giorno, poi anche di sera, la mettiamo a dura prova e quindi metterò un po' di footage, un po' di riprese fatte con questa videocamerina qui nel video e così testiamo e poi facciamo le conclusioni, cioè, tiriamo le nostre solite due somme e va bene, vediamo un po' come si comporterà. Bene ragazzi, nel frattempo andiamo a vedere l'app che serve per configurare e poi utilizzare la nostra dashcam, Garmin Drive è l'app, io ovviamente utilizzo l'App Store per l'iPhone, e la scarichiamo, risparmio dei passaggi insomma lunghi o quelli contenenti dati sensibili e salto direttamente alle cose più interessanti. Quindi la scarichiamo, appena scaricata la apriamo ed eccola qui, naturalmente una serie di notifiche, soprattutto l'autorizzazione per il Bluetooth perché serve per abbinare la dashcam al telefono nel momento in cui la si attiva. Ecco la prima cosa da scegliere in alto, la Garmin Dash. Selezioniamo il pulsantino per attivare la ricerca Bluetooth e nel momento in cui viene a essere individuata, viene abbinata e dopodiché la dobbiamo selezionare proprio come dispositivo specifico, seleziona un accessorio e l'accessorio è esattamente la dashcam che dobbiamo abbinare al telefono, quindi entro qualche secondo compare qui. Nel momento in cui compare abbiamo la conferma che tutto è andato a posto, quindi selezioniamo Dashcam Mini 2, Bluetooth e a questo punto entriamo nel pannello per creare l'account. Questo ve lo risparmio perché naturalmente ci sarebbero molti dati sensibili. Mi sono registrato, mi sono loggato, entriamo nelle impostazioni, possiamo selezionare veramente tante cose, tra cui la qualità del video, 1080-720, sempre 30 frame HDR, oppure la sensibilità di rilevamento dell'incidente con cui poi salva il video che stava registrando, i comandi vocali e poi anche la modalità parcheggio con l'impostazione dei vari intervalli di registrazione in base alle proprie esigenze di cui già ho parlato precedentemente. E così tante altre cose, tra cui nella home page la selezione di video e foto archiviati, oppure la connessione live collegandosi al wifi, tramite wifi alla dashcam abbiamo un feed live di quello che vede effettivamente la dashcam, molto utile naturalmente in fase di installazione proprio per vedere che sia piazzata bene sul parabrezza. Ruotando il telefono in orizzontale avremmo una visuale a tutto schermo. Entriamo nella gallery video e foto con i video e le fotografie salvate temporaneamente, non salvate e protette. Qui possiamo editare, tagliare già in fase di, come dire, prima di esportare il file, dopodiché possiamo esportarlo e in base alla lunghezza naturalmente richiede un po' di tempo. Filtrare i video in base alle date, in base alla tipologia e questa insomma la home page dell'app. Nel frattempo arrivano le notifiche da Instagram, quindi magari se siete anche su Instagram ci vediamo anche lì con tanto bel materiale fotografico e divertente. Eccoci ragazzi, dunque condizioni di luce leggermente migliori, giorno, quindi vi faccio vedere alla fine il risultato complessivo. Lei suona, l'abbiamo installata, quindi nuovamente dietro lo specchietto, a me non andava di avere una cosa visibile, insomma, non tanto perché potesse ostruire la visuale, ma non mi piace proprio dal punto di vista estetico avere un aggeggio magari con delle spie accese tutto il tempo, anche di sera. Insomma, doveva essere nascosta, doveva riprendere senza essere ripresa, diciamo così. Questo è un po' il principio, quindi l'ho presa proprio piccolina apposta. Vedete qua dietro, bisogna proprio andarci apposta. E niente, riprende benissimo. Ho fatto già dei test in pieno giorno, luminosità perfetta. Vi metto tra poco, vedremo la clip insieme, così valuterete anche voi, naturalmente. Ma direi di un giorno veramente, veramente bene, niente da dire.
registra l'audio direi perfettamente, è un microfono di altissima qualità. Ricordo che l'audio può essere in qualunque momento disattivato, anche col comando vocale, ma se voi registrate l'audio e poi volete esportare il video per darlo a qualcuno senza l'audio vostro, delle cose che dite in macchina, eccetera, potete tranquillamente farlo dall'app stessa che ha un minimo di, diciamo, molto basico editing video, quindi praticamente potete tagliare la clip che vi interessa soltanto per la cosa che insomma volete mostrare e tagliare l'audio e quindi insomma andate tranquilli. Male che vada, prendete il file, è un normalissimo MP4 e, insomma, se avete un minimo di editing voi nel computer, lo modificate lì, levate l'audio, tagliate come volete. È quello che ho fatto io per inserire insomma, le clip video direttamente in questo video che state guardando e che vedremo tra un attimo, e ovviamente eliminando l'audio dell'auto, insomma, però è di ottima qualità davvero. Cosa interessante dal punto di vista tecnico, quando mettete la registrazione continua in loop, diciamo così, cosa succede? Beh, la videocamerina registra continuativamente, registra video della durata però massima di 1 minuto, perché è direi molto comodo, altrimenti avremo file immensi da gestire. Quindi ogni minuto chiude il file e ne comincia un altro. Naturalmente senza interruzioni di nessun tipo, quindi una sequenza continua, ma spezzettata in file numerati progressivamente in modo automatico, tutti della stessa dimensione. Adesso non ricordo esattamente, ma sono poche centinaia di megabyte, naturalmente essendo un solo minuto di riprese, naturalmente alla massima qualità che è 1080, ricordo. Potete invece impostare un altro tipo di salvataggio, cioè quello di non avere un loop continuo. Cosa accade col loop continuo? Che man mano che la memory card poi a un certo punto si riempirà, i file meno recenti, quindi quelli più vecchi, verranno sovrascritti. Io ho questa impostazione, ma potete modificarla nell'altra impostazione di salvataggio, che significa che invece settate voi l'intervallo, diciamo così, cioè la durata della clip e anche quale registrare. Per esempio, se sovrascriverla subito, eliminarla subito, o se non è stata salvata perché magari non c'è stato alcun evento particolare, eccetera. Insomma, questo poi naturalmente si tratta al solito, come dico sempre, delle preferenze personali. Vi faccio vedere il lavoro finito, quindi dicevo della videocamerina messa qui e il filo va tutto sopra, vedete poi si nasconde praticamente, non c'è più, non c'è più, esce soltanto qui in questa parte, ma anche qui lavorando con l'attrezzo giusto si può far scendere il filo dentro. Vedete, io ho cominciato a farlo scendere dentro, ma in ogni caso adesso è veramente poco invasivo, in ogni caso è bello bloccato lì, poi scende dentro, non si vede, praticamente a sportello chiuso, fa tutto il giro da sotto, e insomma veramente è scomparso, e poi passa sopra lo sterzo, incastrato praticamente nella regolazione dello sterzo, e poi torna a uscire qui ed è l'unico punto scoperto del filo, bloccato poi attraverso la mascherina del condizionatore per farlo uscire proprio in corrispondenza della chiavetta della presa USB. Ma in ogni caso non è un filo, diciamo, volante, nel senso che balla, sta lì, fermo per i fatti suoi, quindi, ma naturalmente poi ciascuno insomma, potrà avere le proprie anche dritte su come fare un lavoro ancora più pulito e ancora più nascosto, soprattutto se poi fa un collegamento direttamente con la batteria. Vi ricordo che in quel caso è necessario naturalmente comprare un kit aggiuntivo, come per quasi qualunque dashcam, non è mai incluso un cavetto, un cablaggio aggiuntivo per il collegamento alla batteria. Non era la mia esigenza. E dunque sono molto contento per adesso. Mi riprometto di fare anche un test notturno molto, molto interessante, e vi metto tutto qua nel video per valutare insieme la qualità, insomma, e fare due considerazioni insieme. Bene ragazzi, facciamo così un'analisi insieme della qualità, andando proprio a vedere le clip, alcuni pezzetti di clip che ho registrato con la dashcam della Garmin. Vedete, in pieno giorno non ci sono assolutamente problemi di alcun tipo, la risoluzione è più che buona, ma soprattutto il dettaglio ci permette di leggere
insomma cartelli, targhe, insegne senza alcuna difficoltà, lo vedete proprio in questo momento. E vedremo tra un po' che invece di sera le cose peggiorano significativamente se aumenta la distanza del veicolo che ci precede e soprattutto il movimento. Se siamo in movimento, anche insomma, con luce non soddisfacente, diventa quasi impossibile vedere il dettaglio della targa anteriore, cosa che invece ancora è accettabile in condizioni di scarsa luminosità, come in un parcheggio, però in cui c'è una luce ancora discreta, ma soprattutto i movimenti sono limitati, la velocità è ridotta e se le distanze non sono eccessive, naturalmente tutto diventa più facile. Vedremo tra un attimo che invece in movimento su strada extraurbana, anche se illuminata, i dettagli sfuggono, non tanto per questioni di luminosità scadente, ma per questioni proprio di movimento che sfoca e non permette il dettaglio, quindi alcuna lettura della targa anteriore. Vedete, qui siamo su una strada extraurbana, siamo a, insomma, a velocità, l'autovettura che precede non è lontanissima, ma è in movimento. E in queste condizioni di scarsa luminosità e movimento abbiamo le condizioni peggiori, tant'è che insomma, non riusciamo a leggere il dettaglio del veicolo che ci precede, cosa diversa ovviamente nel momento in cui dovesse esserci un evento, cioè dovesse esserci un urto, perché a quel punto saremmo molto vicini e l'auto sarebbe ferma, ma in movimento non leggiamo proprio nulla. Dunque ragazzi, considerazioni brevissime, conclusive, finali su questo prodotto. Avevo fatto un video complessivo dall'unboxing fino all'installazione, alla review, con anche delle clip estrapolate direttamente dalla dashcam, dalla memory card in condizioni ambientali diverse. Io direi che complessivamente il mio giudizio è molto positivo, si tratta di una dashcam di entry level, cioè appunto non professionale, non costa diverse centinaia di euro, non è una cinesata, nel senso che comunque è un prodotto Garmin, e direi che è un buon compromesso per chi magari è incuriosito dal mondo delle dashcam, vuole provare, vuole capire un po' se è qualcosa di cui può servirsi, ma senza investire appunto grosse cifre. Siamo intorno ai 100 euro, poco più, dipende poi magari dalle offerte che possiamo trovare. Metterò sempre il link qui nella descrizione, almeno per lo store di Amazon. E per quello che mi riguarda, l'installazione è molto semplice, plug and play davvero. Se naturalmente la comprate anche pensando alla copertura modalità parcheggio, a quel punto consiglio di comprare anche il cavo aggiuntivo, quello che permette l'installazione diciamo sotto chiave, quindi l'alimentazione continua tramite OBD, scatola fusibili, eccetera. A quel punto la telecamera va automaticamente in modalità parcheggio senza aver bisogno di una alimentazione esterna tipo un power bank, che io personalmente utilizzerei solo in casi di emergenza. Io non parcheggio l'auto tendenzialmente in strada, se posso trovo sempre un parcheggio chiuso con telecamere, sbarre, eccetera. Quindi diciamo che la mia esigenza è più per la guida. E da questo punto di vista, come abbiamo visto anche con le clip, direi che nella sostanza si comporta tutto sommato molto bene. Di giorno non ci sono assolutamente problemi, naturalmente la qualità cala di sera con una luminosità più scarsa, ma in combinazione anche del movimento, come ho fatto vedere infatti in un parcheggio al chiuso, che comunque ha condizioni di luminosità ridotta, e tutto sommato i dettagli sono ancora buoni perché il movimento è ridotto, quindi non c'è quell'effetto blur, come si dice anche in Photoshop, c'è quell'effetto sfocato, mosso, che ovviamente rende illeggibili i dettagli. E per cui direi che nella maggior parte dei casi, delle situazioni, può essere un buon, come dire, modello di attacco, un buon modello per iniziare ad entrare in questo mondo, a prendere dimestichezza. La registrazione, come ricordo e come ho detto anche prima, è continuativa. In modalità parcheggio invece la registrazione avviene soltanto se viene segnalato, registrato un evento, cioè uno G-Shock, appunto uno scossone all'auto. Allora a quel punto, se la telecamera è alimentata, viene salvato il video a partire da 10 secondi prima l'evento, mentre quando siamo al volante, durante la guida,
la registrazione è continua perché naturalmente non siamo fermi, essendo in movimento qualunque cosa può succedere in qualunque istante. Ed è questo il motivo principale per cui ho comprato la dashcam in realtà, più che per la modalità parcheggio. Però in ogni caso fate le vostre considerazioni, io spero di aver fornito i dettagli insomma esaustivi per una prima comprensione di questo modello. Abbiamo visto l'unboxing, la review, insomma le considerazioni finali, avete visto le clip e naturalmente se avete altri suggerimenti, consigli o altre richieste sempre qui nei commenti del video. E se vi è piaciuto il video magari un bel like e iscrivetevi al canale se vi va, e ci vediamo sempre qui insomma con altri video, altre prove per la Cupra Formentor ma anche per i vari dispositivi che possiamo utilizzare in auto, e alla prossima, ciao ciao!